Finisce qui. L'Inter passa anche a Lecce. Lecce 0, Inter 2. Mkhitaryan e Akanji la decidono ed è una vittoria pesantissima per la nostra Inter. Dal profondo nord di Bodo al profondo sud di Lecce, l'Inter riparte in campionato e vola momentaneamente a più 10 sul Milan in attesa della gara di domani tra Milan e Parma. Chivu la decide con la panchina, l'ingresso decisivo di Andy Diouf per i calci piazzati e soprattutto i gol di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji. Un'altra vittoria con clean sheet, soprattutto in trasferta per la nostra Inter, che Simo in campionato soprattutto sta mantenendo un ruolino di marcia veramente clamoroso, con 21 vittorie su 26 partite, 62 gol segnati e ancora una volta il fattore calci piazzati decisivo. Che messaggio è questo, Simo? Beh, l'Inter sta dando forma a quello scenario che fino a qualche mese fa noi ci auguravamo di vedere, quando dicevamo l'Inter ha perso forse qualche partita di troppo, però se le altre le vince tutte, questa cosa va un pochino non solo ad equilibrarsi, ma va a essere un beneficio per la nostra Inter. Al tempo, qualche mese fa si diceva, vabbè, non potrà succedere. Fino ad ora però è successo, perché a parte Inter Udinese, poi tutte le altre contro le medio-piccole le abbiamo vinte tutte. Quindi finché si prosegue su questo rollino di marcia, direi che è un cammino da schiacciasassi. Da adesso in poi ogni giornata che passa non è solo una vittoria dell'Inter, ma è anche appunto una giornata in meno per le altre per accorciare, quindi i punti pesano veramente il doppio. E oggi era una trasferta tutt'altro che semplice, infatti per chi guarda il risultato magari diceva 2-0, tipica vittoria della Big. Sì, però è stata una partita molto difficile, dove Lecce secondo me ha giocato un'ottima gara, avrebbe anche, non dico meritato qualcosa in più, però si è meritata la prestazione che ha fatto, e con un pizzico di fortuna magari poteva guadagnare qualcosa. L'Inter però alla fine, come dicevamo nell'intervallo, primo tempo era stato anche buono, nonostante qualcuno criticasse. Nel lungo periodo devi cercare di venirne fuori in qualche modo, e alla fine l'hai fatto su 2 palle inattive, tra l'altro, come dicevi, quindi una di quelle armi che le grandi squadre spesso mettono in campo quando affrontano queste squadre qui. Una delle armi che mancava per esempio a Bodo, dove in una partita comunque complicata non avevi comunque i battitori migliori, perché oltre a Cialanoglu non c'era nemmeno Federico Di Marco, e Zelinski è partito dalla panchina, quindi anche quello secondo me ha inciso, e come scrivono anche in chat, come Daniel scrive no Lautaro, no Barella, no Ciala, anche no Dumfries, che potrebbe finalmente rientrare la prossima settimana, e l'Inter invece comunque passa a Lecce con una vittoria importantissima. Lecce che, come abbiamo sempre detto, come dicevi anche tu, comunque sta giocando sempre a punteggio basso, quindi riesce a infastidire un pochino tutti, tant'è che un mese fa l'Inter ci aveva vinto solo 1-0 a San Siro con la rete di Pio Esposito. Oggi l'Inter passa invece con un 2-0 che arriva tutto nel finale, una volta che riesci a sbloccare questa partita. Ti chiedo, per me Simo, però stavo anche pensando a livello di prestazione è un Inter che comunque avrebbe potuto meritare il vantaggio già nel primo tempo, perché dopo 30 secondi pronti via, occasione per Thuram. Poi subito dopo, attorno al 9° minuto, Luis Enrique praticamente va ad 1 centimetro dal gol con Falcone e Siebert che la tolgono dalla porta. E poi c'è stata l'occasione per Thuram al 21esimo, una grande occasione per Pio Esposito, Frattesi che aveva avuto una bella palla da Luis Enrique, e secondo tempo riparti con un gol annullato a Di Marco per un fuorigioco di 1 centimetro di spalla a Marcus Thuram, quindi è un Inter che in realtà ha costellato un pochino tutta questa partita di grandi occasioni e di una produzione offensiva sempre da livelli top, tant'è che poi le statistiche finali su questa gara ci dicono anche che l'Inter chiude con 2.15 di expected goal e 68% di possesso palla e 24 tiri totali a 3. Forse il tema è proprio quello, è un Inter che diciamo pecca un pochino di precisione nei metri finali. Questo è un tema che ci portiamo dietro spesso, oggi ancora di più. Ti chiedo se è un po' colpa degli attaccanti. Qualcuno in chat ha ampiamente criticato la prestazione di Thuram, qualcuno ha criticato le prestazioni di Sucic. Ti chiedo i tuoi top e flop di questa partita e poi dopo ti sottopongo un altro tema e leggiamo la chat. Oggi ribadisco, arrivavamo in un momento non facile e con tante assenze, cioè non dimentichiamoci che quella che è scesa in campo oggi non è l'Inter
top, né nel livello di condizione fisica né nei singoli. Quindi è normale che già giocando con un centrocampo, con questo Sucic che purtroppo va un pochino recuperato e Frattesi, perdi tantissimo rispetto alla forma canonica del tuo centrocampo. In attacco c'è un Thuram che tuttora, oggi secondo me, ha fatto anche meno peggio di altre volte, però è evidente che non sia il Thuram che abbiamo visto nel passato. È un Pio Esposito che si mette molto a disposizione della squadra. Secondo me, non dico che non si potesse fare meglio, per carità, però c'erano anche delle attenuanti. Secondo me siamo mancati proprio nell'ultimissima giocata, nell'ultimo passaggio, qualche volta proprio nell'esecuzione del tiro. Mi viene in mente quel tiro molto masticato di Pio Esposito, dove magari si poteva fare un pochino meglio, però giusto come esempio. E è una di quelle partite che ribadisco, dovevi vincere alla lunga, e alla fine l'Inter lo ha fatto. Questo è importante. Oggi era veramente importante vincerla in qualsiasi modo, e nonostante questo l'Inter comunque ci ha messo anche la prestazione, come dicevi. Quindi sinceramente, guarda, oggi sono contento perché molti probabilmente hanno sottovalutato la difficoltà di fare Bodo-Lecce nel giro di meno di 72 ore. Questa polemica qui, com'è che le altre volte tornava fuori? Non l'ha nessuno. Tra l'altro non so, Milano-Firenze, no? Bodo-Lecce, 69 ore di distanza, Bodo-Lecce. Però non ne parla nessuno, tutto easy, tutto sereno, tanto quando tocca a noi lo sappiamo. No? E noi non abbiamo chiamato Gravina, oggi abbiamo provato a chiamarlo quando è stato ammonito De Vrij per una simulazione di Khedira, abbiamo provato a chiedere la grazia per De Vrij, ma la linea era occupata dal dossier del Milan e dalle chiamate di Elkan per chiedere la grazia per Kalulu. Che roba, ragazzi. Noi dicevamo, qualcuno diceva basta parlare di bastoni, è un tema chiuso, eccetera. L'abbiamo visto oggi come era un tema chiuso a Lecce, continui fischi per bastoni che sono stati fomentati da una settimana di retorica imbarazzante sul tema bastoni, che poi si è preso un giallo palesemente cercato, giustamente, fa scattare la squalifica per cui contro il Genoa la prossima settimana non ci sarà bastoni, così scarica i cartellini e non avrà problemi ad esserci dal punto di vista disciplinare contro il Milan in un derby di inizio marzo che sarà probabilmente decisivo per per lo scudetto sostanzialmente. Ti dico velocemente i miei giocatori che ho gradito, ti dico un po' di cose sui singoli. Allora, Di Marco è in uno stato di forma devastante, anche oggi aveva segnato, si è fatto trovare pronto davanti, ha avuto una grandissima occasione dove Siebert gli ha tolto il pallone sulla linea di porta ancora una volta, quindi Di Marco in questo momento è il miglior giocatore dell'Inter insieme a Zelinski, che anche oggi mi è piaciuto tantissimo. Zelinski ha fatto all'80° con la partita che sembrava un po' ancora sentita, comunque fa quello strappo in mezzo al campo sulla pressione di due uomini del Lecce che è stata veramente bellissimo, un giocatore sontuoso. Mi è piaciuto Bissek, che ha fatto una partita, ha sempre questo stile che non è pulitissimo ma molto efficace, ha chiuso bene anche Bandà che in contropiede poteva essere pericoloso. Poi Luis Enrique non mi è dispiaciuto, francamente lì sulla destra si è visto un pochino più presente, nel primo tempo praticamente è stato il terzo attaccante dell'Inter per numero di palloni toccati in area di rigore avversaria. A me qualche segnale di risveglio l'ha dato anche Frattesi, pur in una prestazione non trascendentale, ma qualche segnale l'ha dato anche lui. C'è il tema Thuram, però anche qui Thuram qualche sgasata, a me sembra che non sia ancora pulito fisicamente, questo è il grande tema e quello lo paga quindi in lucidità in alcune situazioni, però qualche cosa Thuram me la sta finalmente dando. E poi ovviamente i giocatori subentrati, perché Diouf è entrato benissimo, ha cambiato la gara con quei due calci d'angolo che si è conquistato, il gol di Mkhitaryan, il gol anche di Akanji che è andato anche vicino al 2-0 poi in una seconda occasione. Questi secondo me i temi principali a livello individuale, a livello di singoli. Ti leggo la chat mentre ringrazio Enrica che scrive sempre al vostro fianco. Michele con i cuori nerazzurri, partita da capolista, scrive Luca, partita molto seria, vero, partita da capolista, sono queste le partite che fa la capolista. Meglio di Uff di Enrique, non me l'aspettavo da Miki, scrive dei Pica Pica, che ringraziamo come sempre per il supporto. Ringraziamo Safo 2413 per la super chat, grazie di cuore, grazie anche a Francesco Cela per il super sticker. E Dimash, come scrive anche Andrea, raggiunge quota 15 assist.
imbarazzante, sì, veramente. Corre verso ogni tipo di record allucinante di Marco. Vabbè, non lo scopriamo oggi. No, io vorrei, visto che hai fatto un'analisi completa alla quale non aggiungo nulla, io vorrei tornare su un tema che ricordo bene di aver detto nel video, non mi ricordo dopo quale partita, eravamo io, te e Romina, dopo Inter-Juve mi sa. Non lo so, beh, comunque era venuto fuori in un contenuto che io dicevo, ragazzi, quando Andy Diouf entra in campo e fa quello che ha fatto oggi, non è la mini Yamal, mi sembra evidente. È monopiede, spesso si incarta anche un po' da solo, quando deve giocare di tecnica gli manca qualcosa. Però è l'esatta dimostrazione plastica del fatto che se tu inserisci un giocatore che ha determinate caratteristiche in questa squadra, puoi solo che migliorare. Il fatto che all'Inter, sarò ripetitivo e oggi lo diciamo col sorriso perché abbiamo vinto, ma il fatto che l'Inter non abbia mezzo giocatore che salti l'uomo, la differenza la fa quando entra Andy Diouf. Lo vedi proprio visivamente. A un certo punto, intorno al 55esimo, quello che era, dicevo, mettiamo Diouf al posto di Luis Enrique, perché stiamo intasando la zona centrale, tu isoli sugli esterni i due quinti, e Diouf nell'1 contro 1 lo mangia Gallo e lo mangia Wanda. Poi, ribadisco, Andy Diouf non è Robben, perché poi devi essere anche completo, non basta buttare la palla avanti, però ti dà proprio la dimostrazione di quanto un giocatore con quelle caratteristiche possa spostare, soprattutto inserito in un contesto come quello dell'Inter, che ha poi attaccanti forti, centrocampisti forti, l'altro quinto forte, i centrali, i braccetti che aiutano. Lo vedi? E il quinto deve fare questo, o quantomeno deve saper fare anche questo. Luis Enrique oggi non ha fatto una brutta partita, anzi, soprattutto il primo tempo. Però questa roba qui, ragazzi, Luis Enrique non la fa mai. Mai. Giocatore diverso, giocatore con caratteristiche diverse, chiaramente. Giocatore che deve fare qualcosina in più, ovviamente. 13esima vittoria. Caratteristiche, cioè, in parte sono anche semplicemente caratteristiche, però torno al tema di dire inseriamoli dal mercato sti giocatori. Siamo l'unica squadra che non ne ha mezzo, se non appunto Diouf. Non è possibile questa roba. Lo vado Però, dicendo da una vita. come dicono Antonio, cioè per questo magari si cercava Diaby, si è cercato Cancelo, che tra l'altro sta facendo malissimo al Barcellona. Oggi è una notizia che abbiamo commentato del Barcellona, che ha fatto praticamente già fuori Cancelo. Volevo anche, mi devo correggere su un dato: l'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite, non 12 delle ultime 13, come avevo detto prima, quindi 13 delle ultime 14. È la ottava vittoria su 9 partite giocate dopo la Champions. L'Inter ne ha persa soltanto una dopo la Champions, quella contro il Napoli. Gino, grazie di cuore davvero Gino per il grandissimo supporto con la super chat, grazie davvero di cuore, mitico Gino. Volevo chiudere ringraziando Gege, ma voi due avete mai giocato a calcio? Siete mai entrati in uno stadio a vedere una partita di calcio, una sedia da pilota e un microfono e si sentono giornalisti, opinionisti, scrive il nostro Gege, che ha una confusione nel suo commento, perché per fare il giornalista devi aver giocato a calcio oppure bisogna essere iscritti all'albo come sono io? E tu, per esempio, per fare il commentatore, quali studi hai frequentato, quali cose hai fatto e quante partite avrai visto? Io guardo praticamente tutte le partite di Serie A e ho giocato a calcio a livelli schifosi, quindi penso di poter avere il diritto di esprimere un'opinione, a meno che tu non sia di quella scuola lì che puoi parlare solo tu, ecco, e solo alcuni selezionati precisi. Quello di Michi potrebbe essere un gol molto pesante, scrive Bunker, sono veramente d'accordo. I ragazzi hanno giocato chi bene, chi meno. Ben, non bisogna metterli sotto pressione, deve essere sciolti. Volevo chiudere su Sucic, ho sentito tante cose su Sucic. Per me è un giocatore a cui bisogna dare semplicemente tempo. Un giocatore di buonissima qualità, non starei qui a massacrarlo come vedo fare in questo momento, ma secondo me, io sono convinto che gran parte dei tifosi interisti stanno aspettando, sapranno aspettare Sucic, ecco, un giocatore che diventerà importante per l'Inter, come importantissimi sono però questi 3 punti che ci prendiamo, e adesso testa al Bodo. Ragazzi, clicca sul tasto iscriviti, vi aspettiamo su passioneinter.club, mi raccomando, per continuare a far crescere la nostra community e per continuare a parlare di Inter insieme a tutti noi.